Ciao mica. Ma voi avete rovinato tutta la magia di questa illusione di essere in diretta. No, perché tanto i nostri ascoltatori se ne accorgono, quindi non c'è verso. Sono furbi. No, sentono la differenza di audio tra questo studio e quello da cui normalmente andiamo in diretta. Perché normalmente lunedì, non lo so, hai la voce differente. No, usiamo degli studi differenti. Ah sì, allora lo sanno. Non è solamente se tu ti sei ubriaco la serata prima, esatto. o no? No, non è soltanto quello. Però oggi è giovedì, quindi possiamo dire che è un giorno per me tremendo, è un giorno bruttissimo. Perché? Che succede? Abbiamo invitato mica proprio per questo, perché mi trovi qualcosa da fare stasera, perché mi sono rotto le palle che stasera c'è X Factor e mia moglie sta tutta la sera incollato alla TV. E tu non ti piace? No, a me piace. No, di la verità, tu devi... qua diciamo la verità. Mi piace, però noi ci conosciamo abbiamo fatto quante interviste? 3 o 4 ormai. Forse anche di più. Questa è la quinta. Forse la quinta. No, perché il giovedì è il giorno che facevano sesso, era il giorno della settimana in cui normalmente facevano sesso. Dove si fa il bebè? Dove si fa il bebè, bravo. I bebè si fanno il giovedì. E adesso non ci sono, c'è un problema perché non c'è sesso in Italia perché c'è X Factor il giovedì. Esatto. Oppure potrei tentare di fare sesso, visto che mia moglie è concentrata. Sì, ma sarebbe guardare X Factor. Proprio perché tua moglie lo guarda. Cioè, li continua a guardare e io faccio sesso. Per cui per dare a Tony una ragione per guardare felice X Factor. Questo mi dà tanta ispirazione. Voglio fare una puntata romantica. Per dare a Tony motivo solamente le canzoni di Adele, di non so chi. Tu stasera nella puntata potresti dire, come ha fatto anche Bonolis quella volta, potresti dire una parola che ti insegniamo noi, così almeno Tony avrà la ragione per guardare contento la puntata di stasera di X Factor. Cosa potremmo fargli dire, amica? Quella che avevamo detto prima, quella tremenda. Volevo far finta che mi venisse in mente adesso. Vai. Meteorismo. No, puoi ma dire io stavo facendo finta. So che tu non hai capito la mia finta. Dovresti dire meteorismo nella puntata. Sì, ok. Allora, meteorismo voi avete spiegato prima. Ti abbiamo insegnato questa cosa. Anzi, ti abbiamo fatto un suono. Possiamo dire perché tu mi hai chiesto prima di andare in onda se io avevo un problema di meteorismo. Era così. Ok, diciamo, perché tu volevi avere un angle giornalistico negativo per iniziare. Molto all'inglese, diciamo così. Un difetto di Mica, uno solo, ma un difetto di Mica. Perché tutte le volte Mica è, piace ai grandi. Chi è questo stronzo molto intelligente americano che fa tutte le programmi, le serie di radio con i capelli lunghi? Howard Stern. Questo è molto stile Howard Stern. Sì, un po' Howard Stern. Iniziamo con il tuo problema di meteorismo. Sì, esatto, lui fa così. Allora, siccome Mica non ha un problema di meteorismo, però stasera vi giurate, io non ho un problema di meteorismo, ma apparentemente devo utilizzare questa parola stasera. Dovrei trovare il modo per dire a uno dei concorrenti chiedere se ha per caso, oppure dire la tua esibizione è noiosa come un attacco di, che ne so. Non ti manca ma tu trovi questa edizione noiosa? No, è molto più bella che molto bella. Ma gli Overs c'è un problema perché gli Overs non sono abbastanza vecchi. Sì. Ma anche i giovani. Dillo a Elio, ma tu hai un problema di meteorismo. Ma lo dici davvero? No, lo dirò, lo metterò in un altro modo perché io dico sempre, per esempio, io ho fatto un coaching con Leonardo e lui ha recitato le sue parole della sua canzone in inglese senza cantare e l'ho guardato, non cercavo la parola giusta per spiegare un po' quello che e lì ci poteva stare bene meteorismo. Ho detto sei un po' constipato. Le parole, gli aggettivi di gestione sono molto utilizzabili. Certo, perché arrivano da dentro come le canzoni, certo. Quindi stasera ragazzi attenzione perché Mica userà durante X Factor la parola ma meteorismo ha usato la parola meteorismo. No, però noi non diciamo, mentre la registriamo ci sta promettendo. Ma aspettate, perché se io dico una variazione su questa parola, per esempio se io dico ma non voglio dirla male. Meteorismo. Ma come contesto intendi? Meteorismo, per esempio. Meteorismo. Meteorismo. No, quello è il terrorismo. Terrorismo. È un po' terroristico. Puoi dire flatulenza. Basta, ragazzi. Puoi dire flatulenza. Sai che io ho dato una parola così a Ale Catalan un giorno nel backstage, ho detto coda di rospo e lui ha utilizzato la parola coda di rospo, ma lui parla così velocemente che nessuno ha sentito. Senti Mica, io devo fare
Avete visto come si chiama? Scusa, Ali Cattelan ha avuto questa conversazione all'intervista con Duran Duran. Mi piace Duran Duran. Ti piacciono? Sì, perché sono Duran Duran, hanno fatto dei dischi bellissimi, ma loro non sono stati simpatici con lui. Io penso allora, di no. Quando ci chiedono chi è stato l'ospite meno simpatico o uno dei, purtroppo noi ogni volta che lo diciamo poi il fan club ci attacca, diciamo che purtroppo i Duran Duran sono stati un po' rigidi, non abbiamo un ricordo bellissimo di loro, ecco. Ma loro sono bravissimi anche sul palco. Lui ha cantato con una voce così chiara, ma non si divertono a fare la promotion, cioè per esempio tu sei uno che non so se sul serio, ma anche se facessi finta sei molto professional, perché ogni volta che ti si intervista sei sorridente, molto educato, dici sempre delle cose belle, intelligenti, interessanti. Loro invece la fanno un po' tipo ok, next question. Sì, secondo me non piace a loro questo tipo di cosa. No, cioè loro vogliono essere a cantare e basta. Devo dire che dopo tutti questi anni magari loro hanno il permesso anche di essere. Bob Dylan l'hai fatto e il Bob Dylan è rimasto Bob Dylan. Ecco. Senti, io ho una seconda confessione. Mia moglie sul WhatsApp aveva la mia foto aveva una foto di lei sul suo WhatsApp. Poi ha messo, pensa il percorso cattivo, proprio da chi c'ha il veleno dentro. Poi ha messo una foto di lei e me, poi ha messo una foto di me e Mika. E adesso c'è soltanto Mika. Mamma mia, cioè io non ce la faccio tu più. Sei molto arrabbiato che non c'è sesso per te stasera. Veramente, quando era l'ultima volta che hai avuto un appuntamento romantico con la tua moglie? Ma tra un X Factor e l'altro voi dovete smetterla. Allora non solamente i giovedì. Sei meno rigido che pensavo. No, non c'è modo, guarda. Va bene, senti, poi parliamo anche un po' di questo disco che esce il 13 novembre. Sì, eventualmente. All'interno mentre il pattern di sesso mentre il meteorismo, ma chi ha il meteorismo fra voi due? Perché questa parola non è venuta per caso. Allora diciamo questa cosa onestamente, dove è venuto questo concetto? Fin da piccoli facciamo delle battaglie proprio di meteorismo. Vabbè, noi mettiamo una canzone adesso e poi torniamo e parliamo anche del repackaging dell'album di Mika. Sì, ma non è un repack come normale. È qualcosa di più. Questo è qualcosa di più e di meglio. Lo raccontiamo tra. Mika oggi ospite con noi a 105 Friends e abbiamo detto varie cose nel intervento precedente. Certo, varie cose. Abbiamo parlato di due cose. Vita sessuale di Tony e meteorismo. E quindi cambiamo argomento. Che le due cose siano legate? No, non sono legate. Non sono legate. No, poverino Tony. Solamente perché lui è il più piccolo. Solo perché è piccolino. Grazie Mika, grazie. Senti, il 13 novembre riesce No Place in Heaven. Sì. Che c'è di nuovo in questo repack? C'è un concerto dal vivo? Ma c'è tutto un album sinfonico. Posso dire una cosa onesta? Io volevo mettere l'album sinfonico da solo. Però era una cosa più efficace di metterlo anche con l'album per dare un contesto più, perché mettere un album sinfonico non è una cosa facile da promuovere. Certo. E dunque metterlo con un album funziona per tanti motivi. Quindi c'è il disco normale, c'è il disco normale, ci sono nuove canzoni anche, c'è un duetto con Franco Battiato. Certo. Ok, questo è abbastanza per un repackaging secondo me. Ma non solamente il Battiato, c'è anche un duetto con Fedez di una nuova canzone che avevo iniziato a Los Angeles, che lui ha messo un rap e lui ha veramente diretto la produzione anche allora era una vera collaborazione fra io e lui. Dopo c'è anche nuove canzoni, nuove versioni, e c'è tutto un album sinfonico che ho registrato fatto in Canada, giusto? Con l'Orchestra Sinfonica di Montreal, con 123 musicisti. Che è un sogno per un artista, no? Una meraviglia, no? È un momento quando mi reso conto di perché sto facendo quello che faccio musicalmente. E questo l'hai rifatto anche a Como? L'ho rifatto a sabato Como l'altro. Sì, sarà in onda su Sky.
Figo. Questo è stato ripreso e andrà in onda su Sky. Sì. Allora, nel Teatro Sociale, che è un bellissimo teatro, tutto rosso e oro. Scusa, giovedì lo fai? No, giovedì c'è X Factor, un altro giorno mi stai rovinando un altro giorno. Quando vai in onda? Non lo sai ancora. Adesso noi facciamo il montaggio adesso perché l'abbiamo fatto. Avrei fatto bella figura a dirlo a mia moglie, capito? Certo. Certo, senti, da giugno in realtà esce abbastanza in fretta questo repack, quindi insomma un bello sbattimento rimettere in piedi e rifare un altro progetto. Ma perché, insomma, ragazzi, sappiamo perché è Natale. Ma non devi dirlo. Vabbè. Ma perché non lo diciamo? È vero, perché mettere questo in gennaio non è così. No, certo. Il regalo di Mika per i suoi fan. Sì, ma questo era noi vendiamo dischi anche. Possiamo fare un contest dove Mika, vediamo se è possibile, mi è venuta adesso l'idea, dove Mika porta direttamente a casa di una fan il suo disco nuovo per Natale, cioè suona, apri la porta, c'è Mika che ti porta. Sarebbe bello. No, perché fa poche cose nella vita, ma anche il tempo sarebbe carino, no? Sarebbe bello. Ma dobbiamo avere una condizione, perché se la fan è vicino dalla Mount Etna, è complicato, è complicato là in fondo. Sarà una cosa un po' più complicata, ma io penso che sarà una bellissima idea. Facciamolo. Ma dai, facciamolo. Allora, io se non avessero già abbastanza lavoro. Io porto a casa, come vestito forse anche da Santa Claus, da Babbo Natale. No, sempre di più. Sempre peggio. Come un postino. Sarò vestito come un postino. Chic. Arriverò per. Scusa, come un postino chic? Un postino chic è come quello nel film, un po' vintage, un po' scraffi. Con bicicletta con freni a bacchetta. Conosci freni a bacchetta? Come si chiama questo attore che ha fatto il postino? Il film, il postino. Massimo Troisi, ma lì non era molto chic. Non era lui. Sì, ma romantico. Io sarò un postino romantico, con un po' di sudore, con un po' di tan. Tra l'altro, sai che Mika bronzato. Potrebbe anche ricordare vagamente il Massimo Troisi del postino. You look like, gli assomiglia abbastanza. Sì? Va bene, allora io vengo vestito da postino. Da Massimo Troisi, come un postino vintage a portare No Place in Heaven a casa di Neruda. Vabbè, che meraviglia, sai che è una bellissima idea. Va bene, adesso ci fermiamo un attimo, la sviluppiamo, la strutturiamo meglio e poi torniamo a 105 Friends con Mika. Insomma, un sacco di idee in questa intervista con Mika. Gli abbiamo rovinato la vita. Ieri sera lui a X Factor ha detto meteorismo. Speriamo che lo abbia detto, perché stiamo registrando per venerdì. Perché se non l'ho detto è una brutta figura per noi, va bene lo stesso. Va bene lo stesso. E poi abbiamo avuto questa idea di lui vestito da postino, Massimo Troisi, che consegna a un fortunato fan per Natale il suo stesso CD No Place in Heaven Repack, con dentro tutti questi regali nuovi eccetera. Dobbiamo ancora trovare però il difetto di Mika, perché lo stiamo cercando. Ma sai che non ce n'ha, perché piace alle figlie, piace alle più grandi, le mamme, ai papà, con tutto che lui ha 30 anni è piace ma io ho tanti difetti. Qual è? Dine uno. Testardo. Non è proprio un, può essere anche un pregio, La testardaggine vuol dire anche tenacia, perseveranza, sicurezza, rompicoglione. Dille un altro. Impaziente. Questo è un difetto, ce l'ho anch'io, bruttissimo. Ossessivo. Adesso esagera, no? No, ma noi siamo tutti un po' ossessivi, anche. Pulisciamo le mani troppe volte ogni giorno. Laviamo le mani, Laviamo le mani. Sei anche compulsivo, quindi non devi mai andare sopra le righe, no, quello no. Quando cammini. Quando ero più giovane, sì. Ok, veramente? Sì. Cioè, quando deve andare sulle righe, quando cammina deve sempre scavalcare la fuga tra le piastrelle. Poi sono generoso, sì, non sei avaro, per esempio, no? Sì, ma perdo sempre tutti i miei soldi. Ma quello è bello, è nobile. Non è bello, non è bello, è brutto. Perché ti sta intorno è bello. Invece ormai sei praticamente un po' anche italiano, non c'è verso. Un po' libanese. Libanese, un po' francese, un po' inglese, un po' italiano. Com'è visto dai tuoi occhi l'italiano? Da te che sei stato in giro per il mondo, sei stato a vivere un po' lì, un po' qui. Ma io penso che come siamo noi italiani? Straordinari, devo dire, un paese straordinario, perché c'è
prima devo dire, perché geograficamente, perché io sono stato, prima di essere un musicista volevo essere un geografico. Davvero? Sì, sono stato a LSE, l'università London School of Economics, per un giorno. Ho iniziato e dopo sono andato a casa poi sono andato al Royal College of Music per fare musica. L'hai quasi fatta tutta, per studiare geografia e economia. Bravo. Dunque questa forma lunga c'è un po' di tutto, dal nord al sud c'è tutta la sorta di gente, ma questa cosa anche di essere questo mix fra le persone che sono calde, le persone che sono io trovo molto la cultura libanese nel spirito delle persone italiane. C'è un po' di tutto, è impossibile arrabbiarti con l'aspetto più conservatorio della cultura italiana, perché ci sono anche l'altra metà che è totalmente un po' più fuori, un po' più liberale. Siamo un paese contraddittorio, è molto, un paese molto contraddittorio, un paese molto con tanta differenza fra le persone da tutti i posti. E quindi d'Italia. Ricchezza culturale. Assolutamente, anche. Questa cosa è una cosa molto importante anche da proteggere, da rispettare. Io penso che anche solamente quando parliamo di una persona che non è contraddittoria non è una persona vera, non è una persona veramente interessante. Certo, non è sicuramente interessante. Posso dire una cosa, quanti l'abbiamo chiesto, come vedi l'Italia? Dicono sempre the food, girls, art. Lui ha detto una cosa intelligente, vedi? Perché lui è così. Puoi dire una cosa stupida una volta. Come X Factor italiano è differente da quello inglese, da quello francese. Sì, ma c'è... È più divertente per certi aspetti, perché c'è l'aspetto l'evento, il glamour, anche questa idea che il mainstream può essere anche un po' sporco. Il mainstream può essere un po' può bruciare un po', non deve essere sempre una cosa lissa, finta. Questo in Italia lo trovi? In Italia, bello. Sì, questo è molto importante. Anche questa idea che la cultura alta e la cultura bassa possono coesistere di fianco, insieme. E questa è una cosa che c'è anche in Francia, che non c'è in Inghilterra. La cultura alta e la cultura bassa è separata, con tanti intellettuali che non ballano la pena, che sono veramente rompicoglioni culturali, che io penso che questa divisione fra la cultura alta e la cultura bassa è un cancro per la creatività. Quindi siamo in generale. più bravi a mischiarle. Mischiarle, esattamente. Questa idea che c'è piacere, c'è valore in tutti i sensi, con l'arte e anche con la media, c'è un mix. Si vede anche nel modo nelle interviste politiche, per esempio. C'è fuoco, che non c'è sempre non abbiamo quella plomb, certo, delle volte siamo molto fuori. Va anche detto che sono caratteristiche che dal tuo punto di vista sono tutte molto positive. Per noi che invece ci stiamo da sempre, dobbiamo viverle, magari qualcuna di quelle che dici a noi rende un po' meno facile felici, la vita, un po' però, ha una connotazione anche negativa. Sai che la cosa che io penso che è molto importante è che l'aspetto di avere la vita di fronte a noi, di sentire che noi siamo, che viviamo, di sentire che l'emozione può uscire in un modo più pubblico, senza scemo, senza vergogna. Questa è una cosa essenziale. Io penso che altri paesi non c'è la vita così chiara, perché questa è l'unica cosa che può combattere la tristezza, che può combattere anche l'isolazione. Allora sì, diventa una cosa un po' più difficile da gestire anche nella burocrazia, nella politica, può essere una cosa molto tosta da gestire e da vivere, ma meno male. Io penso che questa è una cosa anche che può provocare tanta gioia. Prova a integrare quello che dici. Secondo me il vero problema dell'Italia, sai qual è? Tu l'hai detto benissimo, e la conclusione secondo me è che il bello e il brutto del nostro paese qualche volta purtroppo coincidono. E quello è un po' una cosa strana. Ma io penso che questo le cose per cui brilliamo, scusa se ti interrompo, purtroppo in altri settori sono anche quelle che ci fanno essere meno adeguati, probabilmente. Ma io parlavo, capisco e sono d'accordo, ma io parlavo in un senso culturale. Certo. Perché nel mondo culturale il snobismo, diciamo, essere un snob è una cosa contrapproduttiva. Certo.
il snobismo non vale la pena. Certo. Grande, hai detto delle cose molto interessanti. Ma ti penti mai il giorno dopo di quello che hai detto, X Factor o così via, quando sei vero come siamo noi, come quest'Italia? Cioè, dici una roba, poi il giorno dopo ci pensi, forse sono stato un po' troppo duro. Diretto. Sì. Diretto, specialmente durante i live, perché non si può dire alla produzione per favore voi potete togliere questa cosa che ho detto, e loro 99% del tempo dicono no. Ma nel live è una cosa un po' pericolosa. Io ho sempre questo, ma quando parlo non posso controllarmi, e dunque è la tua cosa bella, guarda. Una delle tue cose belle. Grazie di essere stato con noi. È un piacere. Allora, 13 novembre in tutti i negozi, sia quelli fisici che quelli virtuali, appunto No Place in Heaven, giusto, con un sacco di regali, Fedez, Battiato, un concerto sinfonico, tanta roba nuova e saluti a quel fortunato che lo riceverà a casa direttamente dalle mani di Mika, vestito da postino. Postino, ma possiamo chiedere, ci sono 2 film postino, il postino suoni 2 volte e il postino, ma quello più recente qual è? È il postino. Il postino. Ah sì, è questo. Sì. Quello lì. Sì, quello perché lì. l'altro è con il tavolo, la farina e il sesso. Bravo. Esatto. Torniamo a Tony. Le sue serate di giovedì. Allora io arriverò con il mio disco vestito come, ma non farò la Tony. No. Se no, io avrei anche un'altra idea. Potrebbe venire a casa tua, ma sai che come nell'altro postino. Senti, almeno puoi chiedere a Valentina il giovedì dopo X Factor, quando è finito, non dire e adesso vado a dormire, ma aspettare un attimo. Così recuperiamo, puoi chiederlo in diretta. Valentina, ti prego, ecco, aspettalo. Sarebbe fantastico. Veramente? Sì, chiediglielo. Ok, I'm a pimp. Ok. Allora, che devo dire a Valentina? Sì, cara Valentina. Non andare subito a letto dopo X Factor. Cara Valentina, questa è Mika. Un messaggio molto importante. Per favore, cara, il tuo marito ti ama da tanto tempo. E lui pensa a te anche quando lui sta facendo una intervista con me e lui dovrebbe concentrarsi sulla mia intervista. Lui sta pensando all'unica cosa che manca nella sua vita, la tua attenzione. Il giovedì. Stasera, Valentina, non andare direttamente a letto. Bravo. Con il tuo pigiama, con il tuo bicchiere di chocolat chaud e il tuo libro di Barbara Cartland. Liberati, tu devi vivere, sei bella, sei giovane, hai tutto, non solamente X Factor, e dunque fai quello che il tuo cuore e il tuo marito vuole fare. Grazie Mika. Grande. Ciao.